a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video dei Radiocomandati. Finalmente inizia un nuovo format anche qui sul canale. Questo nuovo format abbiamo deciso di chiamarlo Rate My Bag. In questo format andremo a vedere insieme i vostri zaini da gara. Vedremo quindi i set che ci portiamo in tutte le nostre competizioni, sia nel mondo Mini 4VD che nel mondo RC. Come fare per partecipare a questo format? Vi è sufficiente mandare una mail a info@iradiocomandati.com e candidarvi per uno degli episodi. Cercheremo di farne il più possibile, perché credo che comunque questa tipologia di condivisione, di setup e di consigli possa essere molto utile a tutti quanti, e quindi più ne facciamo meglio è. Quindi abbiamo preso Nord, Centro e Sud Italia per non scontentare nessuno. Partiamo subito dall'amico Alessio Monreale. Allora, intanto Alessio, giusto per darci un minimo di descrizione, ci dice che il suo setup è basato sullo zaino marca DGTL, quello che utilizziamo in tanti, anche io lo utilizzo, e il resto lo ha fatto lui in legno e se lo è verniciato in carrozzeria. Può contenere fino a 6 mini, ma due slot li usa per ricambi insieme al cassetto in basso. Vediamolo un po' insieme. Allora, Alessio ci scrive che lo zaino è marca DGTL, una delle marche più utilizzate nel mondo Mini 4VD. Il resto l'ha fatto lui in legno, addirittura verniciato, se l'è pure verniciato in carrozzeria, e può contenere fino a 6 Mini 4VD, ma due degli slot li utilizza per ricambi insieme al cassetto in basso. Andiamo a vedere insieme. Allora, ecco qua. Intanto questo è lo zaino chiuso, è una delle ultime versioni del DGTL, quello con i due tasconi laterali. Secondo me è uno dei più funzionali, è sia zaino che ha anche il maniglione sopra, se non ricordo male. Si apre a ribalta, quindi verso l'alto, è enorme, ok? Come sapete io sto propendendo un po' più per il concetto del salvaspazio. Soprattutto quando ci si sposta tanto, secondo me trovare il modo di portarsi dietro solo quello che serve ci agevola, perché magari delle volte dobbiamo fare scale, scaricare la macchina non è così facile, quindi avere un assetto salvaspazio non solo per il trasporto ma anche a livello di ingombri che poi abbiamo sul tavolo. Ovviamente le gare le facciamo in n.000 posti diversi, non è detto che ci sia un tavolone di 3x3 dedicato solo per noi, quindi meno spazio occupiamo meglio è. Quindi sicuramente questo setup qui non è un setup da tenere sul tavolo, ok? Allora c'è una cosa che adoro di Alessio, che ha sempre tutto giallo, e addirittura questa è la cassetta, adesso vedremo anche delle altre immagini, gli ha dato dei nomi che sono incredibili, come quella gialla, quell'altra gialla, insomma le mini di Alessio sono famose da questo punto di vista. Vedete la gialla, l'altra gialla, AliExpress, insomma dei nomi veramente molto divertenti. La cassetta mi sembra molto ben fatta, tra l'altro ho fatto anche un paramento nella parte frontale per fare in modo che la mini non uscisse. Non riesco a vedere bene, ma credo che all'interno abbia messo un qualcosa su cui la mini faccia un minimo di grip, perché dovete sapere che il grosso problema di questi sistemi è proprio il fatto che la mini possa sbattere durante il trasporto, no? Questa cosa può diventare controproducente, può andare a danneggiare, magari inclinare le viti se prende delle botte di un certo tipo. Quindi il consiglio che diamo sempre, e che comunque in tanti già fanno, è quello magari di andare a inserire delle imbottiture o comunque del materiale che tenga la mini il più fermo possibile. In questa foto la vediamo meglio, c'è un cassettone grande. Ale utilizza anche due degli scomparti, uno per la bastard box e l'altro per i ricambi, quindi si porta dietro 4 mini, che sono tante, secondo me sono tante. Ovviamente ognuno si tara un po' in base a quello che sono le categorie che fa, le gare che fa. Sarei curioso di vedere anche il cassetto in basso, secondo me quello veramente interessante. Vediamo se ce lo ha fotografato. Ok, qui dentro quindi è un cassettone bello ciunto, Ale, bello importante a livello di solidità. Questo è un'ottima cosa, perché comunque quando sballottiamo zaini a destra e manca è molto utile. Mi piace l'apertura con il foro nella parte frontale, in modo che possa scorrere molto bene, quindi porta minuteria in questo grosso cassettone. Bene, anche se mi chiedo quanto è pesante il tuo zaino. Mi piacerebbe vedere quanto può essere pesante, perché comunque la struttura è veramente molto solida. Questo permette comunque di avere una grossa affidabilità dal punto di vista anche nel tempo di quella che è la struttura interna dello zaino. Quanto
quanto pesa, Ale? Faccelo sapere. Tasche laterali per liquidi, vediamo una boccetta di quello che presumo essere un VMD 52. Devo dire è veramente molto bella, mi piace anche il fatto che l'abbia verniciata del suo colore, diciamo così, che contraddistingue Ale. Sappiamo che lui ha sempre tutto giallo evidenziatore, per cui bella, veramente molto personalizzata, molto pensata anche. Sì, credo che da questo punto di vista forse l'unica nota negativa che potremmo evidenziare, ma è un punto di domanda, ce lo dirà sicuramente Ale poi nei commenti, è il peso effettivo. Quanto può essere agevole portare ad esempio questa cassetta per un po' di tempo, questo zaino per un po' di tempo, se magari ci dobbiamo spostare, non siamo in macchina e via dicendo, quanto può essere pesante? Faccelo sapere, Ale. Devo dire non male, avevo già visto il setup di Alessio, gli ho chiesto esplicitamente di partecipare a questo format perché volevo così farvi vedere anche il livello di personalizzazione che si può raggiungere, quindi addirittura andarsi a costruire una cassetta, quindi non comprarla già fatta, ma prendersi le misure e farla precisamente per quella che è lo spazio all'interno dello zaino che abbiamo scelto. Secondo me è una delle soluzioni più personalizzabili e migliori da questo punto di vista, e dal punto di vista della personalizzazione il punteggio che mi sento di dare è di 5 su 5 perché penso che più di così non si possa fare. Da un punto di vista estetico secondo me, Ale, si poteva fare qualcosina di più sicuramente, però ecco il tocco che ti contraddistingue, il colore che scegli sempre per le tue mini c'è, quindi anche qui mi sento di dare un valore abbastanza alto, 3,5 su 5. L'unica nota dolente di questo assetto secondo me è la portabilità, perché ecco presumo che portarsi dietro una struttura che abbia un sistema così pesante possa essere veramente stancante, quindi da questo punto di vista purtroppo ti devo un po' penalizzare e assegnerei un 2,5 su 5, un valore medio. So che comunque per la maggioranza di noi ci spostiamo tutti in macchina, quindi non abbiamo grosse necessità così di tenere lo zaino sulle spalle, però ecco, come ad esempio ultimamente succede, c'è chi fa tanti chilometri e quindi ecco è bene ricordare che anche il peso sulle spalle ha il suo peso nel vero senso della parola. Veniamo ora al secondo candidato che ci porta un setup molto interessante, ispirato molto anche dal mondo Indonesia, quindi dai nostri amici asiatici, con setup veramente veramente particolari. Vediamo quindi assieme il setup di Sbinchi dell'Ombra Team, che ci presenta la sua cassetta così. Allora, la cassetta è una Pitbox Kyosho, quella che ho anche io, che utilizzo per il mondo Mini Z, sarebbe per il mondo Mini Z, ma abbiamo visto che in Thailandia, Indonesia, Malesia, insomma in Asia più in generale viene utilizzata e personalizzata tantissimo per il mondo Mini 4WD, perché è comunque pensata per delle scale che sono molto vicine a quelle del mondo Mini 4WD. Parliamo comunque di Mini Z che sono 1,24, per cui siamo lì. Nella parte superiore c'è uno SkyRC MC3000 e un pannello in plexiglass fatto a mano che nasconde l'alimentatore, porta 5 prese USB collegate all'uscita USB dello SkyRC e una parte vuota dove mettere comode 2 mini e buttate alla puntini volendo altre 2. Nel primo cassetto tengo tutti i principali attrezzi, varie lime e le pile. Secondo cassetto freni, ruote, gomme, insomma adesso vediamo direttamente quelle che sono le foto che ci ha inviato. Allora, intanto tanta roba per la personalizzazione della cassetta. Questa è una di quelle cose che, vedendo anche i contenuti che arrivano dal mondo Thailandia, Malesia, Indonesia, Corea, Filippine, Giappone, via dicendo, il wrappare le cassette così come se fossero delle JDM o comunque delle auto sportive, veramente per me è una figata. Quindi Sbinchi, tanta roba. Facci sapere chi l'ha fatta, se è roba di Dindo. Veramente molto bella questa, fatta molto bene. Mi piace la composizione così molto astratta, devo dire veramente ganza. Bravo, bravissimo. Già dal punto di vista estetico direi che ci siamo. Allora, veniamo alla prima foto. È un po' piccolina, ma vediamo se riesco. Ok, ora così dovresti riuscirla a vedere meglio. Allora, qui tanta roba. Questo sportello della Pitbox Kyosho in genere viene utilizzato sì
per i caricatori ed è una delle cose che abbiamo visto più spesso nelle personalizzazioni legate al mondo Mini 4VD, andare ad inserire dei sistemi custom che possano per esempio avere delle prese USB o anche dei sistemi di alimentazione e via dicendo. In questo caso Sbinky ci fa vedere che le utilizza per posizionare l'MC3000. Come mai l'MC3000? Nel senso, è un caricatore più legato al rodaggio pile nel mondo Mini 4VD, no? Come mai lo porti direttamente in cassetta sempre con te? Questa è una domanda che così mi faccio io. Vedo che comunque lì a fianco c'è un 2005 Pro con delle NeoChamp che stanno andando, quindi presumo che nello spazio di destra utilizzerai anche un altro caricatore. Bellissima la presa posizionata in mezzo, il pannello in plexiglass che ci dicevi nella descrizione. Vedo una ventola, vedo un sistema di alimentazione, la possibilità di accendere e spegnere le porte USB, presumo per il sistema di ventole. Questa è la vera chicca, vera figata. Bravo, bellissima, ottima personalizzazione, belli anche gli adesivi, mi piacciono, bravo, tanta roba. Questo veramente super approvato, il primo sportello, mi piace tantissimo. Nei vari altri sportelli, quindi vedo che stai utilizzando sia portaminuteria, quelli diciamo più tradizionali del mondo Mini 4VD, del mondo Tamiya, e poi quelli che utilizziamo un po' tutti, magari presi dal mondo della pesca, presumo, no? Eccoli qua, ce li fa vedere anche tutti molto aperti, un sacco di dumper, quindi si presuppone che si faccia tantissima jump, assali come se piovesse. Devo dire tutto veramente molto organizzato, ma sei bravissimo, è proprio tutto perfettamente suddiviso. Provo, anche se io faccio una fatica incredibile ad essere organizzato come sei tu, sono molto più disordinato, alla fine le cose mi si mischiano sempre. Roller, viti che mi sembrano anche suddivisi per misura, quindi ottimo, devo dire veramente ottimo. Eccoci qua, adesso vediamo anche quelli che sono i cassetti. Allora, in questo scomparto qui nel mondo Mini Z in genere al centro si posiziona la prima macchina e nelle parti laterali si vanno a inserire quelli che sono gli attrezzini, quindi cacciaviti e quant'altro, specificatamente per il mondo Mini Z. In tanti, dato che questa cassetta è utilizzata in maniera molto trasversale, vanno effettivamente qui a posizionare gli attrezzi. Vedo che tu l'hai utilizzata per andare a suddividere quelli che sono i materiali un po' più di consumo dal punto di vista delle gare, quindi vedo lo scotch e le spugne freno, che sono quelle diciamo che si utilizzano in gara per andare a tarare, a regolarsi in base a quella che è la pista, un po' di ricambi facili soprattutto per la trasmissione, quindi per andare così a tararci rispetto appunto a quello che è l'assetto che dobbiamo tenere. Quindi possiamo dire che questo cassetto è quello della definizione in gara della nostra macchina, della sua configurazione. Bene, molto bene, mi piace. Vedo che hai anche questi quadratini dove vedo dei ricambi, tipo i gancetti per chiudere la carrozzeria. Sono stampati in 3D? Faccelo sapere qui sotto nei commenti. Belli. Qui vediamo nel cassetto quello un po' più libero e un po' più alto, dovrebbe essere l'ultimo in basso. I portaminuteria, sia quelli Tamiya che quelli diciamo un po' più generici, probabilmente presi dal mondo della pesca, come dicevo prima. Ottimo, perché non tutti i portaminuteria grandi riescono ad entrare in questo cassetto. Avendocela vi posso dire che non è detto che ci stiano tutti, soprattutto quelli con tanti scomparti, sia in altezza ma anche in lunghezza. Devo dire che qui hai fatto proprio un'opera certosina, sei andato con le misure, quindi bravo, ottima cosa. Vedo anche la Loctite e altre cosette utili. Molto bene. Questo scomparto vedo tantissimi attrezzi per svasare, limare, forbici, cacciaviti, svitabulloni, quindi questo dovrebbe essere il reparto strumenti. Unica nota dolente, devo ammetterlo, sono le pile. Sbinchi no le pile così, dai, però. Allora, devo dire che è un'ottima cassetta. Secondo me è uno dei setup meglio organizzati che ho visto in giro. Come mi scrivevi anche nella descrizione, come mi dicevi quando ci siamo sentiti, è di grande ispirazione asiatica. Bello, ovviamente il gioco nasce da lì, quindi perché non ispirarci a loro anche in questo. Adoro il primo cassetto con la personalizzazione della spina di corrente, con la possibilità di spegnere e accendere gli interruttori. Quella è una vera figata per quanto mi riguarda, bravissimo, bellissima. Il consiglio che ti posso dare è legato alle pile, quindi andrei magari a capire se hai la possibilità anche in questa cassetta, magari nel primo scomparto, di andare a organizzarle un pochino meglio. Dal punto di vista della portabilità, secondo me qui c'è ben poco da dire. Sicuramente il voto è alto, quindi direi un 4 su 5, perché questa cassetta non occupa
tantissimo spazio e permette di portare veramente tutto. Dal punto di vista del design mi sento di dare un 5 su 5, c'è anche una personalizzazione di altissimo livello con la ciabatta centrale come fanno i nostri amici in Asia, cui veramente da quel punto di vista lì figata, super figata. Veniamo ora all'ultimo partecipante del primo episodio di Rate My Bag sul canale dei Radiocomandati. Sto parlando di Riccardo di Ischia, nostro sostenitore penso dal giorno zero, veramente parte della nostra community da tantissimo tempo. Riccardo ha sempre contribuito alla community con veramente tanti spunti, tanti consigli. Lui veramente si fa uno sbatti incredibile per poter coltivare il suo hobby, addirittura dovendo prendere traghetti per partecipare alle gare, facendo chilometri e chilometri e chilometri anche solo per poter mettere una mini in pista. Quindi era d'obbligo averlo con noi nel primo episodio. Allora, Riccardo ha varie tipologie di setup con il supporto della stampa 3D, tante cose di Omega 3D Project lo sappiamo, tante personalizzazioni qui. Allora, intanto vediamo un altro zaino di GTL, un'altra edizione, quella con più scomparti laterali se non ricordo male, sempre apertura a ribalta, dove al suo interno Riccardo utilizza la Pitbox che ultimamente abbiamo rivalutato tantissimo. Io la sto utilizzando veramente in maniera molto proficua, dove un solo cubotto, quindi metà di una Pitbox, contiene tutto il necessario per una specifica mini 4VD inclusa. Quindi ottimo, mi piacciono molto gli adesivi personalizzati specifici. Adoro il wrapping, ragazzi, se continuate così mi fate impazzire qua. Nella parte destra poi vediamo tanti scomparti che presumo, vedendoli così, siano stampati in 3D. Tanta roba. Vediamo la prima Pitbox. Ok, abbiamo personalizzato il suo interno così come ho fatto anche io, mi sembra con lo stesso sistema, quello di Fabio, che è trovabile, che è stampabile e utilizzabile gratuitamente tramite MakerWorld, il portale di Bamboo Lab. Quindi cassettina con attrezzi, mini 4VD, vari scomparti. Che dire, è un setup che approvo tantissimo perché è lo stesso che sto utilizzando io, spostandomi anche facendo un po' di chilometri, e vi posso assicurare che è veramente molto funzionale, perché questa tipologia di setup tramite Pitbox vi permette anche di posizionare sul tavolo semplicemente gli attrezzi, tutto quello che vi serve per una specifica mini 4VD, semplicemente sganciandola e andando a posizionare sul tavolo solo quella, tenendo il piano di lavoro il più possibile pulito e libero. Nelle tasche laterali, cavetti, cavetteria, pugne, cose utili, zippo, UMD, perfetto. Questo è lo zaino chiuso, che è molto simile a quello che ci faceva vedere Alessio. Quindi più di una borsa. Fermi tutti. Qui abbiamo più di un setup. Allora, questa è la borsa orizzontale, che è la stessa che sto utilizzando io, sempre con la Pitbox, ma in orizzontale. Bella. Altra tipologia di colore che approvo comunque, sempre sulla scala del verde, tanta roba. Vabbè, intanto qualche altra foto dell'altra cassetta. Riccardo ci fa vedere che ha personalizzato addirittura il 2500 Pro wrappandolo. Veramente, questa penso che sia vera e propria dedizione ai propri strumenti. Belli anche i cassettini, vedo ricambi suddivisi un po' per tipologia, e questo è il cassettino portaminuteria stampato in 3D che sta all'interno della Pitbox, identico a quello che utilizzo io, molto funzionale, non sembra ma rimane perfettamente chiuso, non si perde mai niente nel momento in cui lo si va ad inserire all'interno della Pitbox, quindi super approvato, recupero spazio 10 su 10. Qui vediamo un battery tester e attenzione, un utilizzo molto interessante dei portapillole che aveva trovato e testato il buon Cristiano. Ve lo ricorderete, ne abbiamo parlato tantissimo in live, è stata anche un po', come dire, scoppiazzata da alcuni sedicenti creator questa cosa, ma vabbè, lascia un po' il tempo che trova. Questi portaminuteria sono molto funzionali perché entrano perfettamente in quasi tutte le tipologie di cassette, come quella di Leroy Merlin. 2 di questi entrano perfettamente in uno sportellino, in una cassettina piccola di quella cassetta, quindi permette di andare a suddividere tutte le minuterie in maniera veramente ottimale. Anche qui vediamo ancora la colonnina stampata in 3D con i vari cassettini. Molto carina questa, Rick, veramente molto bella, tutto ben organizzato.
Vediamo che comunque hai anche inserito un minimo all'interno di quelli che sono gli sportelli della Pitbox altre cose, ci sono altri cassettini. Anche qui non è perfettamente ottimizzato anche questo sportello, vi assicuro che questo è un salvaspazio. Ci sono sistemi come questo che vi avevo già fatto vedere con i portapile, il porta assetti in termini di gomme, assali e cerchi che si possono andare a stampare e ad inserire per andare veramente a ottimizzare il tutto. Però non male, anche dedicato a gomme e cerchi, quindi buono. E per quanto riguarda, porca miseria che bella, è bellissima questa, per quanto riguarda la borsa orizzontale invece il secondo assetto, ma ci devi fare capire un po', però, perché abbiamo visto un primo assetto in un'altra borsa, qui ne vediamo un'altra, sono intercambiabili, ti porti dietro entrambe. Direi che il livello qui di ottimizzazione è incredibile comunque, e anche il livello di personalizzazione. Intanto vediamo qui una Pitbox con un supporto stampato in 3D per agganciarle, quindi rispetto alla mia addirittura è un miglioramento, perché le tue rimangono anche agganciate perfettamente orizzontale, e hai sfruttato proprio al millesimo, al centimetro, al millimetro tutto lo spazio verticale che questa borsa ti dà. Bello anche qui il wrapping, mi piace molto, bella la grafica, tanta roba Rick, veramente penso questo sia uno dei migliori dal punto di vista dell'ottimizzazione e della personalizzazione. Al di sopra intravedo delle pile nella parte superiore, quindi è stato sfruttato anche la maniglia, quindi c'è anche una possibilità di andare a portare fuori entrambe le Pitbox in maniera orizzontale, con anche dei cassettini, tanta roba. Ah, ok, ci hai fatto vedere, ci hai dato un dettaglio anche di quella che è la parte superiore. Bello, motori catalogati, hanno le sigle, qui c'è lo zampino di Omega, lo sappiamo che è molto preciso da questo punto di vista. Tester direttamente per telai MS MSL di Omega che dice il voltaggio, veramente molto utile per il prima e dopo in pista. Bello, questo sì che è sfruttare lo spazio. E le vediamo anche aperte, tra l'altro colori incredibili, ma qui non vedo solo stampa 3D, c'è anche del plexiglass. Adesso vorrei sapere dove lo hai pescato. Veramente bello, quindi in questo assetto ti porti dietro altre 4 macchine più tutta la minuteria correlata. Veramente tanta roba. Qui vediamo cerchi. Allora, sicuramente questo cassetto rimane un sacco di spazio da utilizzare. Nell'altro cassettino sopra la maniglia le pile, quindi motori, pile, nastri e il grassino da mettere dove serve. Negli sportelli altre cose utili, altri portaminuteria, wow, che entrano addirittura dentro lo sportello, bello. Poi vedo lateralmente altre 2 cassettine porta mini 4VD. Allora, tanta roba Rick, vorrei solo capire come le utilizzi, cioè se ti porti dietro entrambe le borse tutte le volte o in base a quello che ti serve ne porti una, ne porti l'altra. Devo dire che sicuramente il livello di personalizzazione è altissimo, per quanto mi riguarda è un 4,5 su 5, forse anche un 5. Addirittura hai wrappato anche le parti esterne, i cassetti della Pitbox per renderli ancora più tuoi. C'è del supporto della stampa 3D per ottimizzare gli spazi veramente al millimetro, cioè qui si vede proprio studiato al meglio. Il fattore estetico anche qui per me è altissimo, io direi un 4 su 5, le borse sono addirittura dello stesso colore, quindi hai fatto anche un discorso di coordinazione colori altissimo. L'unica cosa che mi chiedo dal punto di vista della portabilità, avendo 2 sistemi così, se sono intercambiabili oppure no. Qui il punteggio è leggermente più basso perché mi è parso di capire che nella borsa orizzontale non hai proprio tutto, ma hai bisogno anche dell'altra borsa. Questa cosa qui secondo me è parecchio penalizzante, perché portarsi dietro 2 borse così pesanti dietro tutte le volte, ecco, secondo me è un'ammazzata, ok? Quindi da quel punto di vista lì sicuramente il voto è un po' più penalizzante ed è di 2 su 5. Per la personalizzazione, come dicevo prima, appunto 5 su 5. Per quanto riguarda l'estetica 4 su 5, perché vuole essere da sprono, perché gli adesivi tra una borsa e l'altra sono diversi. Solo per quello, Rick, voglio così darti uno stimolo, solo per quello, ma sarebbe un 5. E per questo primo appuntamento di Rate My Bag è tutto. Ringraziamo Riccardo, Alessio e Sbinchi, veramente ragazzi siete stati
velocissimi nel partecipare, grazie mille del supporto, ci avete permesso di fare questo contenuto che dà anche del confronto, di mettervi in gioco, anche perché anche questo fa parte un po' della gara, chiamiamola così, e quindi grazie. Spero che questi, diciamo, confronti, questi consigli non vogliono essere un modo per decretare il migliore o così prendere per dire è meglio questo, è meglio quell'altro, ma devono essere soltanto uno sprono e un modo anche per noi tutti per confrontarci e per consigliarci, perché no, giusto? Spero che questo video vi sia piaciuto, scrivetecelo qui sotto nei commenti se avete dei consigli, un modo per migliorare, una rubrica così open, ok? Open. Se volete partecipare ai prossimi episodi, info@radiocomandati.com, ci mandate una descrizione, nome e cognome e qualche foto, così per poterla vedere anche qui durante il video. Che altro dire, vi ricordo ancora, iscrivetevi al canale, cliccate la campanellina, ragazzi, è super importante per noi, per fare in modo che il canale continui a crescere come sta ampiamente facendo, grazie a voi. Direi che a questo punto anche per Rate My Bag volume 1 l'appuntamento termina qui, addio piacendo, arrivederci, alla prossima, ciao!